Come sicuramente avrete letto dal titolo, oggi parlerò di un tema abbastanza particolare, un tema che ho scelto per il mio ritorno qui sul canale di Cronache di Storia. È un tema su cui si potrebbe discutere per ore e dunque io ho deciso di dividere il video in due parti. La prima è un recap storico dell'Iran, mentre invece la seconda risponde prettamente alla domanda che leggete qui sopra. Fatta questa breve premessa, vi lascio al video. L'altro giorno su YouTube, girando per alcuni canali di alcuni youtuber inglesi che trattano temi storici, mi sono imbattuto in un video appunto sull'Iran prima della rivoluzione religiosa del 79. Vi lascerò qui nell'info box il canale da cui ho preso alcune informazioni, poi ho ricercato per conto mio altre notizie ed ecco che è nato il video. La rivoluzione iraniana del 79 è un vero e proprio spartiacque all'interno della storia del paese medio orientale. Nel 1979 i ribelli insorsero con l'obiettivo di spodestare la dinastia Pahlavi e, cosa insolita per una dinastia, i Pahlavi ebbero soltanto due re, due sovrani, ovvero Reza Shah e Mohammad Reza Shah. Spero che le mie pronunce siano corrette. A precedere, nel corso della storia, i Pahlavi furono le dinastie dei Qajar e dei Safavidi. Questi ultimi proclamarono lo sciismo religione di Stato e fin dai primi momenti gli sciiti si videro come il gruppo destinato a lottare per far sì che la parola del profeta si manifestasse appieno all'interno del territorio. Ecco, questa cosa va tenuta a mente per quanto riguarda poi la rivoluzione del 79. Quindi ricordatevelo, perché prima di arrivare alla rivoluzione del 1979 bisogna dire che l'Iran vide nel corso del Novecento altre rivoluzioni. Che poi parlare di Iran è corretto da un certo punto della storia in poi. Infatti, curiosità, fino al 1935 l'Iran, l'attuale Iran, era conosciuto come Persia. E a cambiare nome allo Stato fu proprio Reza Shah, uno dei due sovrani della dinastia Pahlavi. Nel Novecento il nuovo sovrano appunto della dinastia Pahlavi arrivò alla ribalta anche grazie all'aiuto del governo britannico. E infatti il governo britannico proprio in quegli anni aveva fondato in Iran la Anglo-Iranian Oil Company, influenzando non poco il paese. Reza Shah tentò di modernizzare il paese e di avviare una sorta di processo di occidentalizzazione. Nei 16 anni in cui Reza Shah sedette sul trono dell'Iran ci furono alcuni cambiamenti. Vennero costruite ad esempio nuove strade e venne costruita in particolare la linea trans-iraniana. Fu introdotto un sistema di istruzione moderno e inoltre venne anche fondata l'Università di Teheran. Reza però in poco tempo divenne nemico del clero sciita, avviando varie campagne di modernizzazione e laicizzazione dello Stato. Per la prima volta si ebbe un invio di studenti iraniani in Europa, dunque una sorta di apertura. Un'apertura che dall'altra parte della medaglia però aveva comunque la triste realtà di essere una dittatura. E infatti l'operato di Reza Shah provocò insoddisfazione nel paese. E infatti bisogna ricordare che in questi anni l'80% della popolazione dell'Iran viveva in condizioni di povertà. La mortalità infantile addirittura arrivava al 51% nel primo anno di vita e la vita media di un contadino sfiorava i 40 anni, poiché le condizioni in cui vivevano erano davvero estreme. Da ricordare inoltre che l'assistenza sanitaria era pressoché inesistente. Nel 1941 Reza Shah abdicò a favore del figlio Mohammad Reza Shah, che
governò fino al 1979. Il giovane monarca però conosceva davvero poco del proprio paese e della propria storia, e in particolare di tutta la cultura sciita. Inaspettatamente però tra il 1962 e il 1975 l'Iran conobbe alcuni miglioramenti. Nel 63 lo Shah tentò di istituire la cosiddetta rivoluzione bianca. Abbiamo un piano e cerchiamo di rispettare questo piano. E penso anche che il nostro sistema di sviluppo sia molto rivoluzionario. Inoltre, come dire, stiamo catapultando l'Iran nel XXI secolo. Ovvero, di fatto, una modernizzazione dello Stato da parte del monarca. Egli promosse dunque lo sviluppo dell'industria pesante da parte dello Stato, una campagna di alfabetizzazione e di secolarizzazione, una campagna di emancipazione femminile e soprattutto una riforma agraria che mirava ad espropriare le terre ai grandi latifondisti per ridistribuirla ai contadini. E in alcuni aspetti queste riforme, trovarono anche un esito positivo, soprattutto nel settore industriale e nel settore della scuola. I ricavi del settore petrolifero, ad esempio, riuscirono a schizzare da circa 500 milioni del 1964 a 20 miliardi di dollari nel 1976. Di conseguenza, gran parte di queste risorse vennero investite appunto nella industria e nell'educazione. La popolazione crebbe, diminuì invece la mortalità infantile e di conseguenza si venne a creare anche una nuova classe di imprenditori, o forse è meglio chiamarla classe media di professionisti. Ma la rivoluzione bianca non era ben vista in tutto il paese, non era universalmente ben accolta. Gli squilibri economici, gli squilibri sociali infatti erano all'ordine del giorno e questo ben presto provocò la reazione del popolo. Ci furono tante proteste, manifestazioni inizialmente pacifiche, ma che vennero represse nel sangue da parte dello Shah. Possiamo dire di aver trovato l'elemento di rottura all'interno, del rapporto delicato tra il monarca e il suo popolo. In questi anni, dunque, Mohammad Reza Shah trovò un grande oppositore nel clero e in particolare nella figura di Khomeini, un chierico sciita destinato a diventare la guida spirituale del paese, ma ci arriveremo. Voglio concentrarmi infatti sulla situazione della popolazione in questi anni, in particolare sulla condizione delle donne. Infatti in Iran le donne prima del 1979 e della rivoluzione popolare conducevano una vita molto simile a quello delle società capitalistiche. Dunque avevano la possibilità di conseguire un'istruzione regolare, di avere di mantenere relazioni, rapporti con gli uomini e di vestire seguendo le mode capitalistiche, o meglio in voga nell'Occidente. Tutto questo è cambiato a cavallo tra il gennaio e il febbraio del 1979, quando alla monarchia in Iran si è sostituita una repubblica sciita, che ha permesso molto rapidamente di passare da una economia a stampo capitalista ad una privatizzazione statale. Le industrie dunque vengono nazionalizzate, le scuole vengono rivisitate e islamizzate, mentre invece il sogno occidentale svanisce. Eppure la rivoluzione del 1979 non avviene, come invece si potrebbe erroneamente pensare, a causa di una visione fondamentalista dell'Islam. La rivoluzione arriva perché la popolazione è stremata, ci sono diseguaglianze economiche, diseguaglianze sociali che di fatto non permettono di vivere a gran parte della popolazione.
da aggiungere poi la terribile repressione politica e la triste realtà di un regime corrotto. E infatti la popolazione iraniana vorrebbe soltanto un governo non corrotto. Fatto sta che dopo il 1979 la popolazione viene chiamata a votare tramite un referendum il nuovo ordine governativo del paese. Il 95% delle persone vota sì e di fatto si instaura la repubblica in Iran. Una repubblica che però nella Costituzione stessa prevede una figura ben precisa, un'autorità che non risponde al popolo, bensì risponde alla divinità. Dunque, se da un lato in Iran è presente una legislatura, è presente un presidente e addirittura anche un primo ministro, dall'altro lato è sempre presente questa autorità, questa guida spirituale del paese a cui tutte le altre cariche devono sottostare. E Khomeini coprirà questo ruolo per circa 10 anni, fino al 1989. Ma non mi spingo oltre perché credo di aver superato anche i 15 minuti di video e credo di aver risposto alla domanda del video, dunque come si viveva in Iran prima della rivoluzione, e magari se volete un approfondimento per quanto riguarda il post-rivoluzione popolare a cui ho accennato con i primi eventi del 1979, fatemelo sapere qui sotto in un commento. Inoltre, se il video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto, di lasciare un mi piace e continuare a seguirmi.